Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime di calciomercato in casa Napoli, anche perché sono gli ultimi giorni e si smuovono situazioni giorno dopo giorno. Noi le seguiamo, le commentiamo insieme e vediamo cosa sta succedendo, partendo dalle cessioni di Foloruscio, di Ngong e che dire addirittura a titolo definitivo questa situazione Lang, Leao, il Galatasaray e la Premier, passando per Musso e Guiu, che abbiamo ovviamente il sì dei calciatori, almeno a quanto andremo a leggere. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Da dove partiamo? Partiamo dalla rosa attuale e poi ci dedichiamo alle cessioni. La situazione Noah Lang, Galatasaray, Leao, che ovviamente è nell'intreccio perché i turchi ci hanno provato, ci stanno provando, ma lui preferisce la Premier. Questo ci dice Gianluca Di Marzio, ore decisive per il futuro di Rafael Leao che sta per lasciare il Milan. Intorno all'ora di cena il Galatasaray, come detto, ha raggiunto un'intesa di massima con il Milan per un'operazione da circa 45 milioni di euro. Il calciatore ha ricevuto un'offerta di 10 milioni più 2 di bonus facili, ma ci sono due novità. La prima è che il Galatasaray dovrà alzare la proposta al calciatore, che chiede 12 più 3 di bonus, ma la novità più importante è che l'Aston Villa poco fa ha rilanciato, offrendo al Milan 42 milioni di euro più 3 di bonus e al giocatore 7 milioni netti. La Premier League o andare in Turchia. Intanto il Milan ha ottenuto ciò che voleva, ovvero i circa 50 milioni richiesti per cederlo. Sappiamo che ci sono stati già contatti tra Lang, il Galatasaray, l'entourage e quant'altro. Preferirebbe tornare in Turchia, c'è già stato, qualche compagno lo ritrova e quindi il campionato che ha già masticato per 6 mesi la scorsa stagione, però c'è bisogno ovviamente di vedere come va a finire la situazione Leao. Nel caso Leao dovesse scegliere l'Aston Villa e andare in Premier perché le ultime portano lì, Leao non accetta il Galatasaray perché vuole la Premier, allora può darsi che la situazione Noah Lang si sblocchi, anche perché il Napoli tutto sta facendo fuorché toglierlo dal mercato e concluderla la situazione e dire ok, io Lang me lo tengo, Lucca me lo tengo, prendiamo Guiu, l'Under 22, completiamoci, prendiamo il terzo attaccante per stare tranquilli e poi la finiamo lì. Invece sono ore decisive e saranno giorni decisivi da qui alla fine del mercato, anche perché abbiamo il sì del calciatore. A quanto pare Marc Guiu ha detto sì al Napoli, bisogna trovare la quadra però con il Chelsea, che ci fanno sapere è una società comunque allo sbaraglio per quanto riguarda i tanti esuberi, e dal punto di vista numerico sono tanti, 25 milioni sempre lì richiesti ovviamente dalla squadra inglese. Il Napoli vuole trattare sul prezzo, vorrebbe trattare sul prezzo e ci arrivano delle ultime anche per quanto riguarda Gabriel Jesus. Ovviamente non si è allenato con l'Arsenal, è sul mercato e deve uscire in questa sessione di mercato. Può darsi che il Napoli, almeno a quanto ho letto l'ultima notizia, aspetti anche l'ultimo minuto di mercato per provare a piazzare il colpo e far entrare Gabriel Jesus. Però io alzo le mani e voglio sempre sapere poi dal punto di vista delle liste come la mettete. Se Lucca non l'hai piazzato, Noah Lang non esce, rimani con un esterno in meno, ti prendi la punta, è tutto ancora un grosso perché. La situazione però positiva è che il Napoli comunque sta cedendo e ha ceduto tantissimi calciatori che poi non rientrano nemmeno nelle liste, però dal punto di vista delle cessioni c'è stato un gran bel da fare. Quest'oggi è arrivata l'ufficialità di Khedira all'Avellino e andiamo a riprendere la notizia per commentare anche le cifre. L'Avellino ha raggiunto l'accordo per portare in rosa Walid Khedira, mettendo a segno un'operazione importante per il reparto offensivo. Il centravanti, dopo le precedenti esperienze nel calcio italiano, si appresta a cambiare nuovamente maglia. L'affare è stato definito proprio in queste ore. Di Marzio ha infatti comunicato la fumata bianca attraverso i propri canali social con un aggiornamento secco e senza ulteriori dettagli sulla formula dell'operazione. Khedira all'Avellino, trattativa chiusa ora, trasferimento a titolo definitivo a 2 milioni e mezzo più bonus a gol e promozione eventualmente in Serie A, quindi 2 milioni e mezzo di fissa più questi bonus che potrebbero anche portare qualcosina di soldi in più nelle casse del Napoli. Foloruscio al Monza e anche Ngong al Monza. Per Foloruscio
ci dicono che è fatta al Monza. Per Ngong dovrebbero esserci domani lo scambio di documenti. Foloruscio riparte dal Monza, non solo Ngong, dunque pochi minuti fa è stato trovato l'accordo tra il club e il Napoli per l'arrivo del centrocampista classe 98 eccetera eccetera. Pronto ora lo scambio di documenti tra le due società per completare l'operazione, a riferirlo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà. Il trasferimento si concretizza sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Con l'accordo raggiunto, Foloruscio si appresta dunque a diventare un nuovo calciatore a disposizione di Ivan Juric, un rinforzo comunque importante per il Monza che necessita di diversi tasselli. Il Napoli piazzato un altro calciatore fuori lista che non faceva parte dei piani. Ovviamente le cessioni fanno sempre piacere, prestito con diritto meno perché si poteva incassare forse qualcosina in più, ma è una sessione di mercato, è stata una sessione di mercato, se la vogliamo considerare verso la conclusione, molto ma molto faticosa. Sappiamo tutti quanti i perché, le liste e i per come, perché ovviamente si è speso tanto, qualcosina l'hai spesa male, ma siamo anche reduci da sessioni di mercato post Spalletti e quindi diciamo dal terzo scudetto in avanti che dal punto di vista delle liste, i tasselli e calciatori presi anche in mercati di riparazione a gennaio per cercare di raddrizzare una barca post scudetto, ad esempio quando c'era Mazzarri, arrivano altri calciatori che poi oggi, ad esempio un Ngong è finito al Monza e quindi dobbiamo contare non solo la sessione di mercato scorsa o le sessioni diciamo dell'anno scorso tutte e due, ma ci sono anche reduci da qualche anno in più per quanto riguarda gli errori che abbiamo fatto sul mercato. Quindi è stata una sessione abbastanza complicata, vedremo poi come andrà da qui alla fine, perché il Napoli si è messo in testa che l'attaccante lo deve fare e quindi qualche cessione la vedremo per far entrare un eventuale diciamo calciatore che non abbia 20, 21, 19 o 18 anni. Vedremo nel caso Lang torna in Turchia e fai entrare un calciatore e l'esterno non lo fai, perché poi non credo ci sarà tempo di far entrare anche un esterno o fare uscire qualcun altro per fare il tutto, anche perché Zeballos, a quanto abbiamo letto, e ovviamente la prendo alla fine questa notizia perché interessa più il Parma che il Napoli, in questo caso il Parma sta cercando di affondare il colpo per quanto riguarda l'argentino, che non sarà più un calciatore del Napoli, è stato un calciatore del Napoli in maniera virtuale per mesi, è da giugno che Zeballos è del Napoli, arriva Zeballos eccetera eccetera eccetera, non rinnova col Boca, vuole solo il Napoli e quant'altro. Poi ci sono stati dei colloqui dove il Napoli ha diciamo congelato la situazione volendosi ripresentare a gennaio perché le liste non si sbloccano, ed ecco che il Parma potrebbe poi portare avanti la trattativa e magari affondare anche del tutto sul calciatore, dove la valutazione è comunque sempre la stessa, intorno ai 10 milioni di euro. Vedremo poi il Parma come vorrà fare, se farà, se pagherà, se avrà poi i soldi per accaparrarsi l'argentino. Detto questo, il punto sul mercato di oggi è questo qui. Ci saranno i sorteggi alle ore 18 per quanto riguarda la nostra Champions League 2026-2027. Noi ci godiamo il sorteggio oggi, vediamo chi becchiamo, anche se comunque devi prenderne due per fascia, non è che diciamo come i sorteggi passati e con la Champions senza girone unico era un tantino diverso. Adesso le insidie alla fine sono in tutte le fasce e devi comunque giocartele tutte quante le partite, e hai secondo me dal punto di vista matematico però diciamo una gran bella possibilità di poter passare al turno successivo, visto che diciamo lo scempio per come l'abbiamo giocata l'anno scorso credo che non si avveri quest'anno, mi auguro che non si avveri quest'anno, perché poi andare a rivedere partite e prestazioni come lo sono state l'anno scorso. Ricordiamo gli schiaffi presi col PSV Eindhoven, una partita in superiorità numerica col Copenaghen, ma diciamo che
quasi tutte le partite di Champions avevano qualcosa da ridire al di là del risultato, ma per quanto riguardava il campo e ciò che il Napoli, diciamo, aveva fatto, onoriamo assolutamente l'Europa e il passaggio del turno, perché poi sono sempre milioni che entrano. Noi ritorneremo ovviamente a parlare della Champions League domani, quindi iscrivetevi se non l'avete ancora fatto con la campanellina attivata. Domani sera, domani pomeriggio, diciamo, facciamo il punto della situazione anche per quanto riguarderà gli incroci, le date con le partite di campionato. Buon sorteggio a tutti, sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.